Quello che avete appena sentito è il canto della balena più sola al mondo. Ma andiamo con ordine. Oggi vi racconto una storia che sembra un thriller ambientato nel profondo degli abissi, ma è tutto maledettamente vero. Immaginiamo di trovarci nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico. È il 1989. Siamo nell'ultimo scampolo di guerra fredda. La Marina Militare Americana ha piazzato una rete segretissima di microfoni sottomarini e un sistema chiamato SOSUS, che serviva a una cosa sola: ascoltare i motori dei sottomarini nucleari sovietici per evitare l'apocalisse. Gli analisti passarono le notti in cuffia ad ascoltare i rumori del buio. Ma a un certo punto, alla base aerea navale di Whidbey Island, un acustico della Marina di nome Joe Georg nota un segnale anomalo. Un canto potente, definito, ma completamente fuori scala. Una frequenza a 52 Hz. Per i militari è un enigma, ma per la biologia marina sta per diventare il mistero più grande del secolo. Quando la guerra fredda finisce, la Marina declassifica i file e permette a un grande biologo, Bill Watkins del Woods Hole Oceanographic Institution, di accedere a quelle registrazioni segrete. Watkins si mette le cuffie e per ben 12 anni ascolta e studia quella singola ostinata voce. Capisce subito che l'animale si muove lungo le rotte migratorie tipiche dei grandi cetacei, ma c'è quel maledetto problema della frequenza. Le altre balene comunicano tra i 15 e i 25 Hz. 52 Hz di questa creatura sono un urlo acuto nel deserto. È come se nel bel mezzo di un concerto di contrabbassi qualcuno si mettesse a suonare una tromba. Nel 2004, dopo aver passato la vita a inseguire quel fantasma acustico, Watkins muore di cancro purtroppo. Ma proprio in quel drammatico 2004 viene pubblicata la sua ricerca che riassume 12 anni di dati. È in quel momento che la storia smette di essere un dossier scientifico freddo e diventa un fenomeno globale. Il mondo si commuove e la ribattezza la balena più sola del mondo. La balena a 52 Hz è diventata un'icona planetaria non per quello che è lei, ma per quello che siamo noi. Persone da ogni angolo della Terra, artisti, musicisti, si sono identificati in quella creatura. È diventata il simbolo dell'incomunicabilità moderna. Pensate ai hikikomori, ad esempio, ragazzi. Pensateci. Gridare la propria presenza al mondo e rendersi conto che nessuno, letteralmente nessuno, può sentirti. Ma mentre la gente si commuoveva, gli scienziati volevano vederci chiaro. La mente di un cetaceo è una delle più complesse del pianeta, hanno un sistema limbico ipersviluppato, provano emozioni forti, creano culture e dialetti, ed è fondamentale per loro vivere all'interno dei loro branchi. Quindi vivere esiliati in un limbo acustico per decenni significa una pressione psicologica inimmaginabile. Oppure è la dimostrazione che l'istinto alla vita è più forte della follia. Passano gli anni e l'ossessione non svanisce. Nel 2015, grazie a una clamorosa campagna di Kickstarter che raccoglie oltre $405.000 da migliaia e migliaia di sostenitori, viene organizzata un'epica spedizione scientifica, diventata poi un famoso documentario prodotto anche da Leonardo DiCaprio. Per fare questa follia servono i migliori esperti di marcatura e tracciamento al mondo. Viene ingaggiato il team della Cascadia Research Collective, guidato dai leggendari John Calamboctis e James Falbrush, e questa gente passa migliaia di ore in mare aperto sui gommoni rigidi, sfidando le onde con lunghe aste per marcare i cetacei. Ma quando la spedizione cala ai microfoni nel Pacifico settentrionale, si scontra con una dura realtà: l'impatto dell'uomo. Il nostro oceano non è più il regno del silenzio. Il rumore dei motori delle navi mercantili, i sonar, le trivellazioni,
hanno creato un vero e proprio inferno acustico. Le balene che usano il suono, come noi usiamo gli occhi per vedere la strada, oggi sono letteralmente accecati dal nostro caos. Trovare un singolo richiamo a 52 Hz in mezzo a quel baccano poi sembrava un'impresa disperata. Ma come si è concluso lo studio sul campo? Il team di Cascadia non ha avvistato direttamente la balena originale di 52 Hz durante quella specifica missione, ma ha raccolto dati scientifici che cambiano completamente la narrazione romantica della solitudine. Gli scienziati dello Scripps Institution of Oceanography hanno iniziato a captare altri richiami simili a 52 Hz, scoprendo tra l'altro che c'è una tendenza globale delle balenottere azzurre ad abbassare la tonalità della loro voce. Ma la risposta definitiva potrebbe trovarsi in un esemplare ben preciso, identificato da Cascadia fin dal 1995. Un incredibile esemplare ibrido, nato dall'unione tra una balenottera azzurra e una balenottera comune. Le analisi e le pubblicazioni scientifiche più recenti del 2021 confermano qualcosa di straordinario. Un anno dopo la spedizione, John Kalambokidis è tornato in mare a largo della California meridionale ed ha filmato questo esemplare ibrido. E indovina un po'? Non era affatto solo. Stava nuotando e nutrendosi tranquillamente nel bel mezzo di un gruppo di 15 o 20 balenottere azzurre e viaggiava in strettissima compagnia di una di loro. Cosa significa tutto questo? Che anche se questa creatura emette un richiamo insolito e unico a causa della sua genetica, le altre balene la accettano, la capiscono e stanno con lei. La solitudine assoluta, in questo caso, era solo un mito romantico che noi umani abbiamo proiettato sull'oceano. E per finire c'è un colpo di scena recente che sembra scritto da un regista di Hollywood. Nel gennaio del 2025 il biologo John Kalambokidis stava tenendo una conferenza sulle balenottere azzurre a un evento scientifico. Alla fine della presentazione un uomo anziano si alza dal pubblico. È Joe George, ve lo ricordate? L'acustico in pensione della Marina che 35 anni prima, nel buio di una base militare durante la guerra fredda, aveva sentito per la prima volta quel misterioso segnale a 52 Hz. I due si sono stretti la mano chiudendo un cerchio perfetto, iniziato nel 1989. La natura non smette mai di impressionarci, vero ragazzi? Ma non perché crea mostri solitari, perché trova sempre il modo di creare connessioni persino dove noi vediamo solo il silenzio. Se questa storia vi ha fatto guardare gli abissi con occhi diversi, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi soprattutto. Noi ci vediamo al prossimo viaggio e voi, come sempre, mi raccomando, restate curiosi.